Siamo ormai sotto Natale e il panettone la fa da padrone, così ho pensato di darti due versioni di questo dolce della tradizione. La prima è un impasto diretto e la seconda è realizzata utilizzando la biga. È una ricetta meno usuale, ma dà comunque dei buoni risultati. Per la prima versione utilizzo lo stesso impasto che ho preparato per i panettoncini segnaposto, per cui, se già l'hai visto, puoi passare direttamente alla seconda proposta. Inizio preparando lo starter, quindi aggiungo un po' d'acqua tiepida al lievito di birra, un pizzico di zucchero e un pizzico di farina. Mescolo bene fino a far sciogliere completamente il lievito e lascio riposare per 15-20 minuti. Intanto metto in una ciotola mezzo chilo di Manitoba e aggiungo un po' alla volta l'acqua, lo zucchero e infine 5 tuorli d'uovo. Continuo a mescolare fino ad incorporare tutta l'acqua. A questo punto riprendo lo starter, che ora è bello gonfio, e lo incorporo al composto. Unisco l'aroma all'arancia e compatto l'impasto dandogli la forma di una palla. Copro con della pellicola e lascio riposare nel forno con la luce accesa per 3 ore. Quando il composto sarà raddoppiato di volume, lo riprendo, lo spolverizzo con la maizena per renderlo meno appiccicoso. Lo rovescio sulla spianatoia e lo stendo. Poi lo cospargo con l'uvetta e comincio a lavorarlo usando la tecnica delle pieghe. E a mano incorporo il burro. Voglio precisare che il quantitativo di impasto che ho preparato sia per il primo panettone che per il secondo è sufficiente per confezionare un panettone grande e diversi panettoncini, oppure 2 panettoni più piccoli. Per questo primo panettone uso uno stampo alto a cerniera. Vi depongo la palla e lascio riposare nel forno spento con la luce accesa fino al raddoppio del volume. Ci vorranno circa 3 ore. Nel frattempo preparo una glassa veloce mescolando 80 g di zucchero al velo e 50 g di mandorle tritate finemente con 2 albumi. Sbatto energicamente e poi faccio riposare in frigorifero fino a quando la andrò ad utilizzare. Riprendo il panettone. Il mio è lievitato un po' troppo. Tu dovrai fare in modo che rimanga almeno 2 dita più sotto del bordo dello stampo. Comunque, pratico il tipico taglio a croce. Ripiego i lembi verso l'esterno e poggio nel mezzo dei pezzetti di burro. A questo punto riprendo la mia glassa e la distribuisco sul panettone. Completo con qualche mandorla e cuocio per circa un'ora a 160-170 gradi in forno statico. Ed ecco qui il risultato. Guarda che bella glassatura che è venuta e il profumo si sente per tutta la casa. Passiamo ora alla seconda versione. Parto direttamente con una biga da 750 grammi. La ricetta è semplicissima e la trovi sul mio sito. Ti metto il link in descrizione. Sbatto 4 tuorli con 75 g di zucchero e li unisco alla biga. Comincio ad incorporare un po' alla volta anche 200 g di farina. Verso dentro l'aroma all'arancia e mescolo bene fino ad ottenere un impasto piuttosto omogeneo. Ora faccio riposare per 3 ore e comunque fino a quando il composto sarà raddoppiato di volume. Lo riprendo. Lo spolverizzo con la restante farina lo stendo sulla spianatoia e incorporo altri 75 g di zucchero, l'uvetta, i canditi
e poi comincio ad ammassare facendo le tipiche pieghe di rinforzo per rendere omogeneo il composto, mentre incorporo anche il burro. Formo una palla e la inserisco in uno stampo per panettoni, questa volta di carta. Lascio lievitare per 3 ore. Faccio la tipica croce col coltello. Ci poggio nel mezzo una noce di burro e poi inforno a 160-170 gradi per un'ora. Con il restante impasto confeziono dei panettoni mignon molto graziosi, che potrò offrire ai miei ospiti anche per una merenda veloce. E cuocio sempre in forno statico per circa 10 minuti. Appena sfornato, infilo 2 ferri da calza alla base del panettone e lo lascio raffreddare completamente, a testa in giù. Questa è una tipica operazione che si fa affinché la cupola non si afflosci, ma che possiamo adottare solo con gli stampi di carta, ovviamente. Una volta raffreddato, sfiliamo i ferri e il panettone è pronto. E può essere consumato anche al naturale. Ma io voglio farti vedere un altro tipo di farcitura e questa volta preparo una ghiaccia, anch'essa molto semplice e molto golosa. Quindi aggiungo dell'aroma di arancia a 125 g di zucchero a velo e appena un goccio d'acqua e poi mescolo bene fino ad ottenere un composto molto fluido che faccio colare sul panettone in modo anche da disegnare delle scolature lungo i lati. E poi completo con della granella di pistacchio. Uso la restante ghiaccia per intingerci i mignon. E anche qui ci faccio cadere su un po' di granella di pistacchio. Ed ecco fatto! Guarda che roba!